Ciao a tutte, oggi un bel tutorial di cucito creativo facile. Lui è il cavalluccio a dondolo, guardate quanto è bello. Allora, adesso vi spiegherò passo passo come si realizza. È un progetto facile, bello e divertente da realizzare. Lui è il piccolo orsetto di cui vi ho già fatto il tutorial e lo trovate sempre nel mio canale. Adesso vi faccio vedere come si realizza. Ricordo che vi posterò giù nella descrizione del video il cartamodello gratuito e mano a mano darò anche le misure per chi non può scaricarlo. Allora, questo è il cartamodello ed è composto da 3 pagine, foglio A, foglio B e foglio C. Cosa dovete fare? Dovete prendere il foglio A, qua in basso troverete la scritta unisci con B, poi andate a cercare il foglio B, qui trovate la scritta unisci con A, unite, unisci con A, mettete lo scotch, dopodiché andate a ritagliare il disegno di tutta la sagoma del cavallino. Invece dove trovate la dicitura in doppio, quindi in doppio, voi dovete ritagliare la sagoma del vostro cartamodello, prendere il tessuto, metterlo così in doppio, piegarlo in doppio, il tessuto deve essere in doppio, così. Qui c'è la piega chiusa, prendete, faccio un esempio, il cartamodello del dondolo, in doppio, lo appoggiate qui sulla piega chiusa e poi disegnate il contorno. Questo lo dovete fare ogni qualvolta trovate sul cartamodello la scritta in doppio. L'ho detto tante volte, l'ho già fatto vedere anche tante volte in quasi tutti i video che ho realizzato sino adesso. Adesso darò anche le misure per chi non può scaricarlo e spero insomma che riusciate a capire, anche perché essendo una sagoma di un cavallino io tenterò di darvi le misure, quantomeno vi spiegherò e capirete sicuramente come va fatto in 3D, cioè in 3 dimensioni, perché non è un cavalluccio messo dritto con dritto, ma c'ha la profondità in alcune parti. Allora, il cavallino, allora, da testa a zampa, quindi da testa a zampa misura 24 cm, ma centimetro in più o in meno non fa nulla. Questa parte qui invece da coda a zampa misura 17 cm e mezzo. Dal musetto alla coda misura quasi 25. La testa al collo misura 9, le zampe misurano 6 cm, 6 cm e da qui a qui misura 8 cm. Poi il musetto invece misura da qui a qui 5 cm, quindi più o meno orientatevi, disegnate la sagoma, ma lo potete fare anche più grande, l'importante è che voi guardate il procedimento così capirete come realizzarlo, tutto qui. Ok, adesso tutte le altre misure, sperando di non scordarlo, le darò mano a mano che farò il tutorial. Allora, iniziamo con il dondolo. Allora, per realizzare il dondolo, la scritta in doppio, quindi tessuto messo in doppio, il cartamodello appoggiato sulla piega chiusa, quindi disegnate il contorno e una volta disegnato e ritagliato vi ritroverete con la sagoma perfettamente identica. Quando andate a ritagliare il dondolo lasciate tutto intorno anche 1 centimetro di margine in più. Io adesso non vedete il segno, ma qui c'è il segno della matita ed è praticamente la sagoma. Vedete, io ho lasciato 1 centimetro tutto intorno, perché dopo si va a cucire sul disegno della sagoma. Ci vorranno 2 tessuti, io userò una tinta in filo, ma per questo progetto potete utilizzare qualunque tipo di tessuto. Quindi metterò dritto con dritto, fermerò con gli spilli e andrò a cucire sul disegno della sagoma, e qui sulla metà lasciate una bella apertura di circa 10 cm, quindi sulla metà del dondolo lasciate 10 cm di apertura. Allora, di questi chiaramente ce ne vorranno 2, vedete, uno di qua e uno di qua. Quindi una volta cucito io vado a ritagliare tutto l'eccesso del tessuto e dove c'è l'apertura lascio sempre un margine di tessuto in più. Per tutti i pezzi che andrò a cucire per comporre il cavallo a dondolo io userò la lunghezza più corta del punto, quindi io cucirò 2
lunghezza punto 2. Voi, se avete una macchina meccanica, mettete la lunghezza del punto più corta che avete per tutti i pezzi che andrò a cucire per comporre il cavallino. Allora, la misura, questo chiaramente è in doppio, quindi la metà, questo pezzettino è la metà, quindi calcolate il doppio, quindi ha un'altezza di 3,5 cm e una lunghezza di 20 cm, ok? Allora, ho cucito, vedete qui dove c'è l'apertura ho lasciato un po' di margine in più di tessuto. Adesso cosa dovete fare? Dovete andare a risvoltare dopo aver tolto l'eccesso del tessuto e riempire con l'ovatta a fiocchi. Io ne ho già realizzata una per farvi capire come realizzarla così, quindi adesso io mi aiuto con un risvolta tubolare, vado a risvoltare, vado a riempire anche con l'ovatta a fiocchi e poi vado ad inserire all'interno il fil di ferro. Adesso vi do la misura anche del filo di ferro e vi faccio vedere come inserirlo, facilissimo. Allora, ho imbottito per bene tutto il dondolo, qui c'è l'apertura, adesso prendete un pezzettino di fil di ferro di spessore medio, adesso vi do anche la misura della lunghezza. Allora, questo misura 28 cm. Cosa dovete fare? Dovete prendere una pinza, fare un piccolo riccio, così, in questo modo, poi schiacciate e fate la stessa cosa sull'altra estremità e schiacciate pure qui. Dopodiché lo inserite all'interno cercando di farlo passare sotto su questa parte qui. Quindi lo inserite così all'interno, io lo sento che è qua sotto, poi piegatelo, lo inserite da quest'altra parte, quindi fare modellabile, e una volta inserito sotto l'imbottitura possiamo poi modellare, una volta messe le zampette, il dondolo per fare in modo che si possa dondolare. Adesso questa apertura potete chiuderla o con un puntino di colla oppure con ago e filo come ho fatto io. Poi potete ulteriormente decorare magari incollando della passamaneria qui, questo a gusto vostro. Io adesso prendo ago e filo e vado a chiudere l'apertura. Adesso andiamo a realizzare questa parte, sono due che terranno, questa parte qui che terrà il dondolo, che non lo farà diciamo aprire, lo terrà ben fermo. Quindi questo è il cartamodello, adesso do la misura. Dovete, praticamente questo lo dico per chi non può scaricare il cartamodello, è semplicissimo da realizzare. Dovete realizzare questo rettangolo che misura 13 cm e l'altezza è di 2,5 cm, quindi disegnate questo rettangolino, poi stondate le due estremità e il vostro componente per formare il dondolo è pronto. Quindi ci vorranno due tessuti messi sempre dritto con dritto, appoggiate la sagoma, disegnate il contorno e poi cucite sul disegno della sagoma e lasciate l'apertura sulla metà. Poi ritagliate l'eccesso e dove c'è l'apertura lasciate sempre un po' di margine in più di tessuto. Una volta fatto questo si va a risvoltare, si va a riempire con l'ovatta a fiocchi e l'apertura o la cucite con ago e filo o altrimenti anche con un puntino di colla come ho fatto io e verrà perfetto. Quindi vado a risvoltare il pezzo, vado a riempirlo e lo vado anche a chiudere e poi passiamo agli altri pezzi. Una volta chiuse le aperture prendiamo e mettiamo da parte, già abbiamo formato il dondolo. Adesso andiamo a realizzare le orecchie, guardate che sono carine. Allora, la sagoma misura 4 di altezza per una lunghezza di 3,5 cm, quindi andate a formare questo triangolo stondando leggermente le due estremità. Quindi due tessuti dritto con dritto, io già ne ho realizzato uno, adesso vi farò vedere come dare la forma, è facilissimo. Userò il pannolencio e il pile, mi pare che non l'ho detto, la struttura sarà con il pile, userò il pile, ma potete utilizzare anche il cotone, non per forza dovete utilizzare il pile, e l'esterno dell'orecchio sarà con il feltro. Quindi se vedete questo invece l'ho realizzato col pile, sia questo che è uguale, il dietro è di questo colore, il davanti che ho sfumato poi con un pochino di fard è il pile bianco. Quindi dritto con dritto disegno la sagoma sul tessuto al rovescio, dentro è dritto con dritto e vado a cucire su tutto il disegno. Qua sotto lascerò chiaramente aperto per poter dopo risvoltare.
Una volta cucito e risvoltato, cosa dovete fare? Io ho fatto anche un punto di cucitura dritto qui per chiudere tutti e due i tessuti. Adesso dovete piegarlo così e dovete dare questa forma qui. Poi prendete ago e filo e andate ad unirli. Una volta unito sarà così, avrà questa bella forma dritta e a punta come quelle del cavallino. Quindi io continuo, vedete, a cucire così, sta unendo in quel modo che vi ho fatto vedere prima, e blocco il punto, e le orecchie una volta fatte le mettiamo da parte. Ok, eccole qui, sono carinissime. Ok, orecchie fatte. Adesso andiamo a realizzare il cavalluccio. Anzi, prima vi faccio vedere anche la sella. Allora, adesso andiamo a realizzare la sella. Adesso do anche la misura. Questo è il cartamodello, la sella più grande e la sella più piccola, perché avrà due selle. Allora, sempre con la scritta in doppio, quindi voi cosa dovete fare? Se utilizzate qualsiasi tipo di cotone o di tessuto che non sia chiaramente tipo cuoio come questo, utilizzate due tessuti. Io questa sella, che sarà quella più grande, essendo un tessuto abbastanza spesso, non lo andrò a doppiare, lo lascerò così, anche perché tutto il margine è ben rifinito e non sfilaccerà. Quindi cosa dovete fare? Dovete prendere il vostro cartamodello, prendere un tessuto, metterlo così, piegarlo in doppio, sulla piega chiusa al solito prendete il cartamodello, disegnate la sagoma e poi andate a ritagliare distanziandovi di 1 centimetro tutto intorno. Una volta fatto, questo sarà il risultato. Quel centimetro in più che vi ho detto di ritagliare è un margine di tessuto che dovete lasciare senza nessuna precisione. L'importante è che lasciate un po' di margine tutto intorno. Dopo averlo fatto, mettete dritto con dritto, fermate per bene tutto con gli spilli tutto intorno e poi andate a cucire a 5 mm dal bordo, senza lasciare nessuna apertura, sempre con la lunghezza del punto più corta che avete, e non lasciate nessuna apertura. Quindi questa sarà la sella piccola. Per quanto riguarda la sella grande, io userò questo tessuto perché mi piace, pelle, ma questa è proprio pelle, non è ecopelle, dietro c'è questo peluche e quindi io la lascerò così. Ma se volete fare la sella più grande doppiata, dovete fare la stessa identica cosa che avete fatto per quella piccola, prendendo il cartamodello della sella grande. Quindi adesso vado a cucire tutto intorno e poi vi faccio vedere al solito come risvolto, cioè facendo un piccolo taglietto, separando chiaramente i due tessuti, risvolterò da lì, perché poi una volta messa la sella verrà incollata sulla schiena del cavalluccio. Una volta cucito e tagliato tutto il tessuto in eccesso, separo i due tessuti, faccio un piccolo taglietto sulla parte centrale e vado a risvoltare da qui. Se volete potete anche decorare ulteriormente la vostra sella. Io non metterò nulla, così come ho fatto, metterò solo dopo i bottoncini di legno, così come ho fatto per questo cavallino. Allora, una volta realizzata la sella, qui c'è l'apertura, potete anche chiuderla con un punto grossolano, tirate per bene fuori le cuciture e adesso metto da parte questa, la lascio chiaramente così, è bellissima. Ok, adesso possiamo realizzare finalmente il cavalluccio. Allora, adesso dovete prestare attenzione a questi passaggi. Questa è la sagoma del corpo del cavallino e ce ne vorranno due. Quando andate a ritagliare, a disegnare e ritagliare, i due tessuti devono essere messi, mi raccomando, questi sono i due tessuti, questo è il pile, devono essere messi dritto con dritto ed è fondamentale tagliarli così. Perché? Adesso capirete. Fermate, una volta disegnato il cartamodello sui due tessuti messi dritto con dritto, dovete ritagliarli insieme. Una volta fatto, aprite, togliete gli spilli e vi ritroverete con le due sagome così che si baciano dritto con dritto, va bene? Quindi se voi ritagliate una sagoma così e una sagoma anche sul dritto, non vi corrisponderanno, quindi le due sagome, diciamo, una volta ritagliate non si baceranno e nel momento in cui dovremo andarle ad assemblare non corrisponderà la forma, perché possibilmente vi verrà così il dritto e il dritto.
dovranno combaciare, ok? Quindi mi raccomando, quando tagliate il corpo e quest'altro pezzo che adesso vi farò vedere, dovete mettere i tessuti dritto con dritto, disegnate, fermate con gli spilli, disegnate tutta la sagoma e poi andate a ritagliare le due sagome dritto con dritto. Una volta aperte ve le posizionate così, e questo è il corpo, due tessuti. Poi con la penna cancellabile dovete posizionare sia su questa sagoma, sul dritto, anche su questa, dovete posizionare queste indicazioni, quindi dove verrà posizionato l'orecchio, dove verrà messo il profilo, perché ho creato questa tridimensione sulla parte davanti del cavallino, questa parte qui è il profilo, ok? La parte centrale dei due laterali. Quindi dovete segnarvi pure profilo, dove dovete poi andare a cucire il profilo che vi farò vedere adesso. Posizionate questi segnetti, sulla coda non c'è problema, perché la coda la metteremo poi fuori noi, poi vi farò vedere come si realizza. Io non la metterò all'interno, la metterò dopo, successivamente, dopo vi farò vedere. Quindi una volta posizionato tutti questi segnetti sul dritto del vostro tessuto, adesso do anche le misure, non vi preoccupate. Cosa dobbiamo fare? Adesso dovete ritagliare il cartamodello. Questa parte qui e questa qui che trovate disegnata col trattino sul corpo del cavallino. Dovete unire ovviamente, no, la parte in basso, perché tutto in un foglio non entrava. Quindi cosa dovete fare? Dovete ritagliare del foglio A due fogli. Uno vi servirà per ritagliare tutta la sagoma per intero, compresa questa parte delle zampe, e con l'altro foglio dovete ritagliare, dopo che avete ritagliato il corpo, dovete ritagliare questa parte qui, compresa le zampette, questa qui, che dovete incollare con lo scotch. Una volta ritagliato, vedete, questa sarà la parte che servirà a noi per, diciamo, formare la pancia del cavallo, questa parte qua sotto. E ci vorranno due tessuti identici. Come vanno tagliati? Vanno tagliati nello stesso identico modo come abbiamo fatto per il corpo. Due tessuti messi dritto con dritto, mi raccomando, e fermate per bene tutto con gli spilli. Poi appoggiate il cartamodello e disegnate e ritagliate la sagoma così come il cartamodello. Una volta ritagliata la sagoma vi ritroverete due parti uguali messi sul dritto nel verso giusto, mi raccomando. Quindi dritto con dritto vanno tagliati sia la parte della pancia, comprese le gambette, e i due pezzi del corpo. Una volta fatto, posizionate il corpo dritto con dritto, dritto con dritto. Prendete la sagoma dello zoccolo del cavallo, questo è il cartamodello. Io userò il panno lench, così come le orecchie che ho fatto al cavallino, lo stesso grigio, e ne dovete ritagliare 8. Adesso do le misure di tutto, che non lo dimentico. Intanto do la misura dello zoccolo. Questo zoccolo praticamente dovete ritagliare un tessuto che misura 5,5 per 5,5, e poi solo su un'estremità dovete stondare questa parte qui, che sarà la parte in basso poi dello zoccolo. Facilissimo. Una volta realizzato il cartamodello, lo prendete e lo mettete un attimino da parte, poi prendete 8 pezzetti di, nel mio caso, panno lench, perché lo zoccolo sarà appunto di panno lench. Questo tessuto misura 7 cm per 7 cm. Ritagliatene 8. Una volta ritagliati tutti e 8 i pezzi dello zoccolo, cosa dovete fare? Prima do le misure però, tenetevi questi 8 pezzetti qua e la sagoma che verrà dello zoccolo, che verrà utilizzata dopo che assembleremo questo alle zampette. Quindi sono 2, 4, 6 e 8 pezzi. Allora cercherò di farvi capire un attimino la misura del corpo, ma l'avevo già data all'inizio, sì, esatto. Questa parte qui verrà posizionata poi sul dritto con dritto in questa maniera successivamente, dopo che metteremo lo zoccolo. Quindi
intanto vi do la misura di questo, che poi voglio dire, una volta che vi disegnate la sagoma del corpo, questa parte qui deve essere identica a questa parte che è identica del vostro corpo che avete realizzato. Mi riferisco a chi non può scaricare il cartamodello. Quindi che cosa dovete fare? Dovete semplicemente prendere la misura che parte dal collo del vostro cavallino che avete disegnato, scendete di 3 centimetri e applicate magari il pezzo di carta, così vi ritagliate questa sagoma qui per intero, così, perché questa parte è praticamente questa. Non so se sono riuscita a spiegarmi bene, solo questo, e di questi pezzi ne dovete ritagliare 2, così come vi ho fatto vedere, messi dritto con dritto. È più facile di quello che pensate realizzare un cavallino con solo 2 profondità, una nella pancia e una sul profilo laterale. Quindi ho cercato di renderlo più semplice e facile possibile questo progetto alla portata di tutte. Quindi una volta detto anche le misure, che questa misura deve essere questa parte qui che avete disegnato voi del vostro cavallino, che non verrà né ora né mai uguale al mio, ovviamente, se lo disegnate voi, però sapete quale parte dovete ritagliare. Quindi detto questo, adesso prendiamo tutti i tessuti dello zoccolo, quello che sarà lo zoccolo, e mettiamo dritto sul dritto, dritto sul dritto, su tutte le zampette, dritto con dritto, dritto con dritto. Stessa cosa qui, dritto con dritto, dritto con dritto e dritto con dritto, e andate a cucire a 1 centimetro dal bordo, bloccate sempre il punto e fate queste cuciture a tutte e 8 le gambette, quindi unite lo zoccolo alla gambetta con un punto dritto, lunghezza punto anche 2,5 qui, non succede nulla, a 1 centimetro dal bordo, quindi bloccate il punto, fate questa cucitura e bloccate il punto. Stessa cosa a tutte le altre zampette. Adesso che ho unito tutti i pezzi del tessuto, quello che sarà lo zoccolo, cosa dovete fare? Questa è una coppia che va assemblata insieme e questa pure, quindi aprite adesso le cuciture appena fatte, così, aprite anche questa, magari stirate, io velocizzo e non lo farò, poi prendete questa, aprite anche questa, aprite la cucitura e aprite la cucitura, così. E adesso iniziamo ad assemblare la prima parte, dritto col dritto del tessuto. Dovete per prima cosa far combaciare le 2 cuciture, sia di questa zampa che di questa, quindi le fate così combaciare, cucitura con cucitura. Mettiamo una mollettina. E stessa cosa da quest'altra parte, cucitura con cucitura, così. Poi qua magari mettete uno spillo, così, e adesso fate la stessa cosa anche a questa zampetta. Una volta fermata anche questa zampetta, fermate questa parte qui, questa e tutto intorno. Prendete il vostro cartamodello dello zoccolo, vi posizionate qui dove c'è la cucitura, appoggiate così lo zoccolo e andate a disegnare solo sul lato dove cucirete, perché ormai i tessuti sono uniti, disegnate la sagoma dello zoccolo, qui, poi anche qui, fate la stessa identica cosa anche all'altro pezzo, assemblatelo come a questo perché sono identici, sempre messo dritto con dritto, e fate la stessa identica cosa che avete fatto per questo. Fermate tutto, una volta fermato prendete la sagoma, disegnate il contorno appoggiando questa parte qui sulla cucitura centrale, questa, disegnate la sagoma e andate a cucire a 5 mm dal bordo, partendo da qui, bloccate il punto e fate questa cucitura tutta intorno, poi cucite fino a qui, cucite, continuate e bloccate il punto. Stessa cosa qui, cucite tutto intorno e qui vi bloccate, qui deve restare aperto, lunghezza punto 2. Inizia la cucitura, blocco il punto e poi vado a cucire a 5 mm dal bordo.
Come potete vedere ho già cucito, diciamo, il primo pannello. Qui è aperto, adesso mi distanzio dalla cucitura di qualche millimetro e vado a togliere l'eccesso, più che altro qui sulle zampette. Qui magari fate dei piccolissimi taglietti stando attenti a non toccare la cucitura. Allora, come potete vedere, ho cucito sia questo che questo. Qui è aperto, ho tolto l'eccesso del tessuto dappertutto e adesso mi ritroverò così. Adesso ritagliate anche il cartamodello del laterale, quello che creerà la profondità al davanti del cavallino. Allora, questo è il cartamodello, adesso do anche la misura. Sul cartamodello troverete la scritta sempre in doppio, così l'altro lato vi verrà perfettamente identico. Questo ha una misura di 22 centimetri più o meno. Quindi una volta ritagliato il cartamodello, io lo farò sempre questa parte centrale con il pannolencio, bello cavallino. Cosa dovete fare? Prendete il vostro cartamodello, dove c'erano le indicazioni, prendete e mettete, ripeto, il segnetto dove trovate la scritta profilo. Quindi prendo il cartamodello, io faccio una cosa, qui faccio un taglietto, così so dove devo iniziare e mi metto un segnetto. Quindi qua c'è il taglietto, prendo e metto un piccolo segnetto qui e anche un piccolo segnetto qui, sempre sul dritto, ok. A questo punto, dopo aver messo il segnetto, prendo il pannolencio e posiziono il dritto sul dritto, solo chiaramente un'estremità, così, in questa maniera, e fermo tutto. Fermate con gli spilli o con le mollettine, come viene meglio a voi. Io metto le mollettine e mi vado mano a mano a fermare su tutto il profilo della testa. Giro e fermo, continuo a girare. Allora, dopo averlo fermato, io sono andata a cucire e non ve l'ho fatto vedere. Perché così capite meglio. Ora vi farò vedere come cucio l'altro. Vedete, io ho iniziato da qui dove avevo messo il segnetto, ho appoggiato il bordo della profondità qui sul dritto del tessuto e sono andata a cucirlo su tutto il profilo, fino a una parte sotto il collo, a una parte qui del sottopancia. Ok, adesso devo prendere questa parte qui, all'interno c'è il dritto e qua c'è il dritto, e devo fare ora la stessa cosa con quest'altro tessuto, con quest'altro pannello. Qui c'è il dritto e qui c'è il segnetto che ho preso prima. Quindi adesso vado a posizionare il profilo qui sul segnetto, così, in questa maniera. Qui magari mettete uno spillo così non si muove, e poi prendo il bordo, posiziono questa, questa estremità qui sul dritto, perché all'interno c'è il dritto della testa, e vado a fermarmi tutto il contorno del profilo fino a qua sotto. Adesso ve lo faccio vedere, perché io non metterò spilli assolutamente, perché sotto la macchina mi viene meglio così, ma voi mettete magari gli spillini, quelli molto piccoli e sottili. Quindi inizio a cucire il profilo da qui, blocco il punto e faccio questa cucitura tutta intorno al contorno fino a una parte sotto il collo, quindi diciamo sulla parte questa qui dove sta la pancia. Ok, quindi metto sotto la macchina, sposto la telecamera e vi faccio vedere. Allora, qui c'è la testa, qui c'è il tessuto in pannolencio, quindi inizio a cucire a 5 mm dal bordo. Sposto l'ago a 5 mm dal bordo e inizio a blocco il punto e inizio la cucitura. Controllate sotto di non cucire praticamente l'interno dell'altro, insomma, della testa, ma soltanto il profilo. La macchina mi fa qualche rumorino,
l'ho sforzata troppo l'altro giorno, mi sa che la devo controllare. Ora sollevo solo il piedino e mi sistemo il tessuto in pannolence sul bordo del profilo. Alzo il piedino e faccio la stessa cosa qui sulla parte del musetto. Spero che vediate bene, ma è facilissimo. Sollevate sempre il piedino man mano che girate e vi sistemate anche il tessuto, così, e cucite sempre sul profilo. Quando arrivate al lato, diciamo, della pancia, dovete stare attente. Allora, blocco il punto. Io sono arrivata praticamente qui. Devo cucire ora la parte, diciamo, del sopra della gamba. Rimane questo pezzettino, questo qui. Quindi che faccio? Sistemo così il tessuto all'interno e mi vado a cucire quest'ultimo pezzetto così, e lo cucio direttamente, sistemate il tessuto all'interno, direttamente qui alla fine. Parto da qui questa volta, blocco sempre il punto, controllo sempre di non prendere altro tessuto, altrimenti lo cucite a mano questo pezzettino, ok, blocco il punto e adesso vi faccio vedere. Allora, vedete, ho cucito praticamente tutto il profilo sia da un lato che dall'altro. Quando poco fa mi sono un attimino stoppata qui, quando ho bloccato il punto, è perché mi sono trovata in difficoltà a cucire l'ultimo pezzetto, cioè questa parte qui. Quindi che ho fatto? Ho bloccato il punto, mi sono posizionata qua sotto dove già avevo cucito il primo, l'ho messo alla stessa altezza, ho iniziato a cucire a 5 mm dal bordo partendo proprio da qui. Ho bloccato il punto e ho fatto questo ultimo pezzettino di cucitura e poi ho bloccato il punto perché questa parte mi veniva malissimo cucendola da qui, e quindi ho stoppato e ho cucito da qui, e la parte, diciamo, un pochino più antipatica l'abbiamo cucita. Adesso finalmente possiamo chiudere l'ultima parte del cavallino, che è questa parte della testa, e poi il dorso e questa parte qui. Qui dove c'è praticamente questa parte qui, adesso noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far combaciare qui e qui le due cuciture in questa maniera, così devono combaciare. Se non vi viene perfetto non vi preoccupate, tanto dopo qua verrà la coda e qui verrà la criniera, e qua sotto non c'è problema perché comunque non dovete, sicuramente non dovete avere difficoltà, perché ripeto, spiegato così è facilissimo, dovete solo dovete andare piano piano. Ecco, se avete difficoltà in questa parte qui potete, ripeto, cucire anche a mano. Io preferisco fare tutto sotto la macchina da cucire, ma voi potete farlo anche a mano. Quindi vi dicevo, fate combaciare adesso così dritto con dritto queste due cuciture dove abbiamo fissato questa parte qui, ok? Quindi vi posizionate così, io metterò una mollettina qui, poi fermatevi sempre per bene due tessuti, ecco fatto, e adesso si va a cucire partendo proprio da dove c'è la cucitura, questa dove abbiamo quella grigia, ecco, quindi fate così, qui c'è il punto di cucitura e anche dietro, vi dovete posizionare sopra questa cucitura, quella grigia, bloccate il punto e fate sempre a 5 mm dal bordo questa cucitura tutta intorno, e quando arrivate qui dove c'è questa cucitura su entrambi i lati saliteci sopra e bloccate il punto. Questa parte è facilissima, quindi cucitura 5 mm dal bordo, partite da qui, bloccate, fate questa cucitura fino a qui dove c'è il punto di cucitura e bloccate il punto, e dopo cuciremo la pancia che è un pezzettino. Allora, sono partita da qui, ho bloccato il punto e ho fatto a 5 mm dal bordo questa cucitura e qui ho bloccato il punto. Adesso cosa facciamo? Apriamo, qua siamo sul rovescio, qui dove c'è la cucitura
quella grigia, dobbiamo partire da qui, saliamo proprio sopra questa cucitura fatta, blocchiamo il punto e facciamo la cucitura sempre a 5 mm dal bordo e andiamo a chiuderci la pancia. Quindi mollettina qui, mollettina qui e mollettina qui. Quindi partiamo da qui, blocchiamo il punto e facciamo questa cucitura, poi blocchiamo il punto, saltiamo perché qui dobbiamo lasciare un'apertura di 5-6 cm perché dobbiamo poi risvoltare da qui e imbottire da qui. Blocchiamo il punto e facciamo questa cucitura fino a qui e blocchiamo il punto e così abbiamo, si può dire, quasi terminato il cavalluccio. Allora ho cucito, qui c'è l'apertura, adesso piano piano aiutatevi magari con una bacchetta e portate tutto sul dritto, piano piano, e tirate anche per bene fuori le cuciture. Io velocizzo ragazzi perché altrimenti il video durerà veramente tanto. Risvoltate piano piano e vi aiutate mano a mano con la bacchetta. Un pezzo per volta, e tirate fuori tutte le cuciture e finalmente possiamo imbottire e vestire questo cavalluccio. Quindi una volta imbottito chiudete l'apertura con aghe e filo o colla. Adesso cosa dobbiamo fare? Dovete fare con l'acrilico nero i buchini al naso, gli occhietti, poi incollate le orecchie, fate anche questi 2 trattini sopra gli occhietti che lo renderanno molto dolce, un'espressione dolce, altrimenti ricamate, oppure potete mettere anche questi occhietti o semplicemente delle perline. Quello che avete andrà benissimo. Ho caricato il microfono, quindi riepilogo: 2 strisce da mezzo centimetro, una che andrà messa qui e un'altra che andrà praticamente qui. Qui io ho inserito all'interno di questa piccola striscia un anellino, così che si ritrovate anche in paramento nei negozi cinesi, e poi un'altra striscia che questa è alta 1 centimetro, più o meno 1 centimetro e mezzo, magari la parte davanti, e poi va a stringersi, e quindi 1 centimetro e mezzo, 1 centimetro tutto intorno. Questa è la briglia. Adesso sull'altra, intanto togliamo questa, sull'altra estremità, quindi qui, intanto io ho fermato con uno spillo perché non intendo ancora incollare, perché devo sistemare la briglia ragazze, perché questa l'ho messa un pochino più. Ok, adesso è perfetta. Quindi dicevo, qui mettiamo intanto uno spillo e quindi dovete fare la stessa cosa anche su quest'altro lato. Inserite all'interno dell'anellino la striscetta, poi incollate qua dietro, stessa cosa per l'altra briglia. Ok, la inserite all'interno e poi la fermate con un puntino di colla. Una volta posizionato questi 2 anellini nella stessa identica misura sia da un lato che dall'altro, ehm, volendo si potrebbe anche incollare, però dobbiamo adesso stare un attimino attente perché prima dobbiamo mettere la criniera. Quindi adesso vi faccio vedere. Io adoro i cavallini con la frangettina, come ho fatto questa semplice criniera. Ce ne vorrà un'altra però, perché una è pochina, quindi ne vorrei mettere un'altra praticamente qua sotto e basta. E poi la coda, questa è la codina, guardate che bella con questa lana. Io ho aperto i fili di lana semplicemente con questa spazzola con le setole molto dure. Adesso vi faccio vedere come ho fatto via questa, cioè la coda, e anche la criniera. Allora, iniziamo con la criniera. Prendete la vostra manina, prendete qualsiasi tipo di lana, i giri dipendono, ripeto, dal tipo di lana che avete. Questa è sottile, ha un effetto tipo lana d'angora, e fate, magari ne potete fare 2-3 e incollarli uno sotto l'altro sulla testa del cavallino, e andate a realizzare, adesso ne servirà solo una perché già una l'avevo fatta, quindi fate dei giri. Io a occhio mi rendo conto già che così va bene, quindi taglio il filo, ne taglio un altro, sfilo la matassina,
vado a legare qui la metà e vado a realizzare prima un doppio nodo e poi vado a stringere forte forte, perché dopo devo spazzolare, altrimenti i fili di lana si sfileranno con la forza della spazzola. Una volta fatto il nodino mi vado a tagliare qui. Ok, adesso prendete una spazzola, un pettine, trovate il metodo, questo è più sbrigativo, e inizio a spazzolare tenendo qui dove ho fatto il nodino per bene, altrimenti i fili di lana si sfilaccia. E aprite tante volte, dovete spazzolare, io velocizzo, ma per avere questo bell'effetto dovete spazzolare tanto e apritevi la lana, altrimenti la potete lasciare anche chiusa, quindi una volta spazzolata la lana velocizziamo, quindi vado, prendi il mio cavallino, questa è già la frencetta. Come ho realizzato la frangetta, vedete questa parte io l'ho legato non proprio sulla metà, un po' più, diciamo un po' più su. Che faccio? Mi vado a spazzolare anche la frangia, perché questa sarà la frangia. Dopodiché io vado ad accocciarmi la lana e faccio delle prove, vedete? Però a me piace aperta, quindi spazzolate, spazzolate, perdeteci un pochino di tempo, non abbiate fretta di finire il lavoro, perché l'effetto è completamente diverso con la lana aperta. Quindi una volta fatto, ecco qua, già ci siamo, direi che la frangettina va bene, magari la accocciate un pochino, potete fare la riga in mezzo, potete fare il ciuffetto laterale, questo a gusto vostro. A me piace la frangetta, quindi siccome io già ne ho fatta una, questa la vado ad aggiungere praticamente sotto, così questo non mi serve, quindi lo taglio, perché io già la frangia l'ho fatta, dopodiché andrò ad incollare così sotto e la mia bella frangia sarà già, devo dire, perfetta, devo solo sistemarla e pareggiarla e poi me la vado a sistemare. Quindi questa è la frangia, la criniera, scusate. Per quanto riguarda la codina invece, come si fa? Prendete qualsiasi cosa, io userò questo perché ho questo a disposizione. Adesso vi do l'altezza. Allora, il cartoncino misura in altezza, misura 19 centimetri. Prendete al solito la lana e iniziate a fare tanti giri. Girate, 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 riempite almeno un bel po'. Io velocizzo e vi faccio vedere dopo. Allora, io non continuo perché comunque la coda l'ho già fatta, però voi riempite almeno tutta questa lunghezza che è di 8 centimetri, vanno più che bene. Una volta riempito per bene, tagliate il filo, stirate la lana e vi ritroverete così, in questo modo. Poi tagliate due fili di lana, uno lo mettete qui su un'estremità, fate sempre il doppio giro e poi stringete forte e fate un altro e vi ritroverete così, in questo modo. Poi che fate? Tagliate e vi ritroverete così. Poi prendete un altro pezzettino di lana e andate, considerate che questo voi dovete fare più giri, sarà molto pieno, e andate a fare una sorta di tipo una pina, quindi stringete qui sulla metà, scendete di qualche centimetro e fate un bel nodo e poi fate la stessa cosa anche qui. Scendete magari di 2 centimetri, vanno più che bene, e stringete e fate un altro nodo. E adesso vi dovete armare di tanta pazienza, ma il risultato sarà bello, perché la lana nel momento in cui si apre è meravigliosa, almeno questo tipo di lana. Devo dire anche, ad esempio, in questo tipo di lana invece non c'è questo effetto, vedete, tipo ricciolino, perché ho aperto anche questa, però questa l'ho aperta con un ago e anche a mano ho aperto i fili di lana e ho avuto, siccome era un tipo di lana diverso, ho avuto questo effetto un po' riccio ed è anche molto bello. Adesso io vado a spazzolare, dovete spazzolare prima di qua, poi internamente, fino a quando si apre per bene la lana, e stessa cosa anche di qua, quindi dovete lavorare molto spazzolando. Una volta spazzolato questo sarà il risultato, poi ve lo andate a pareggiare e decidete voi quanto volete lunga, che sia lunga la codina,
a me basta così, mi piace già così, e la codina verrà posizionata qui, sempre con un puntino di colla, bellissimo. Ora, per quanto riguarda la sella, cosa dovete fare? Dovete prendere la sella più grande e incollare dove c'era l'apertura qui nella sella più piccola, incollarla sopra la sella più grande. Tutto qua. Poi se volete potete incollarci della passellaneria, mettere quello che più vi piace. Io metterò però solo i bottoncini in legno, e poi questa la sistemate per bene e andrà posizionata qui, perché qui adesso dopo dobbiamo incollare e fermare la sella sulla schiena del cavallino. Ora, tanto io metto gli spilli e dopo vado ad incollare tutto, criniera compresa, e anche la coda, e anche qui la briglia, perché qui dobbiamo mettere la colla. Allora, adesso accendiamo la pistola a caldo e iniziamo ad assemblare anche il dondolo. Io ho cambiato tessuto al dondolo perché quello che avevo realizzato prima con quel tessuto bianco non spiccava per niente. Ho fatto delle prove e quindi ho deciso, decisamente meglio, più bello, più acceso, di usare il tartan rosso, che con questi colori sta da Dio, proprio benissimo, bellissimo. Quindi adesso andiamo ad incollare tutto. Un'altra cosa, io qui a questo cavalluccio ho fatto anche le manopoline in legno. Se volete farle anche voi dovete prendere una bacchetta in legno tipo questa. Questa è quella del sushi, oppure un altro tipo di bacchetta, e dovete ritagliare due pezzettini di legno. Io ho utilizzato la pinza per tagliare due pezzetti. Oddio, è volata, aspettate che la cerco. Adesso io vado a velocizzare, ragazze, perché tanto adesso si deve solo incollare. Guardate attentamente tutti i pezzi, chiaramente incollate con attenzione nella giusta posizione, soprattutto qui i due anellini, se anche voi decidete di metterli. Ok. Allora, adesso dovete incollare qui la cucitura, dove c'è la cucitura dello zoccolo, dovete incollare qui sulla cucitura del dondolo e dovete aspettare che si asciuga per bene prima di incollare pure l'altra. Quindi sistemate e modellate, perché all'interno c'è il filo di ferro, poi il dondolo lo facciamo dopo, tanto a noi interesserà poi soltanto curvare questa parte qui. Quindi prima ce lo andiamo a posizionare cucitura sulla cucitura, così fate delle prove. Una volta muovete chiaramente le zampette, una volta convinte andate ad incollare colla qui, e un po' di colla la mettiamo anche qui. Qui aspetto che si asciuga per bene. Quando sarà asciutta farò la stessa cosa anche qui, e poi anche qui, muovendo e modellando le zampette e facendole aderire per bene anche al dondolo, così come abbiamo fatto per questa.
dopo aver incollato il dondolo lo dovete modellare così, sistemarlo così con le mani, modellarlo e fare in modo che dondoli semplicemente sistemando il filo di ferro così con le dita pigiando e cercando di arrotondare leggermente questa parte. Così va troppo in avanti, quindi schiacciate dietro. Ok, diciamo che ci siamo. Adesso decoratelo a gusto vostro, sbizzarritevi, scusate il gioco di parole, a gusto vostro, quindi mettete un fiocco, mettete delle bacche, dei pacchi regalo, metteteci la vostra creatività. Adesso io sempre velocizzo, andrò a mettere un fiocchettino, delle decorazioni qui, così come ho fatto per questo cavallino. E niente, metterò i bottoncini che non possono mancare, quelli in legno, così come racconto nella favola, uno con la stella di qua e uno col cuoricino di qua, perché così ha voluto il piccolo orsetto. Ecco il cavalluccio a dondolo in tutto il suo splendore. Allora io l'ho decorato scrivendo anche la scritta Joy, gioia, felicità. Ed ho anche attaccato tutte queste decorazioni. Mettetele a gusto vostro, un bel fiocchettone sempre con lo stesso velluto, i bottoncini in legno, altre decorazioni qui, un piccolo gnomo messo qui, questo era già fatto, sono tutte decorazioni che ho acquistato da Teddy, che è un negozio che vende articoli di tutti i tipi. E che dire, ragazzi, è meraviglioso anche questo bel cavalluccio a dondolo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, supportatemi con un cuoricino. Condividete anche i miei video, anche su Pinterest. E che dire, io vi aspetto anche sul mio gruppo privato su Facebook, che è aperto per dare la possibilità a tutte voi che realizzate i vostri lavori guardando i miei tutorial di poterli pubblicare anche lì e a me fa sempre piacere vedere i vostri lavori. Allora, devo dire che è veramente meraviglioso anche lui realizzato col bianco e con il grigio. Ho fatto bene a cambiare il colore del tessuto perché questo rosso sta divinamente bene. Devo dare anche una spazzolata perché ci sono residui di colla e di lana. Ricordo sempre, se non siete iscritti e vi piace quello che realizzo, iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita, attivate anche la campanellina, così ogni qualvolta pubblicherò un tutorial vi arriverà una notifica, magari la silenziate se vi danno fastidio le notifiche, vi capisco benissimo perché anch'io faccio così, silenzio quasi tutto. Ehm, E che dire, io vi aspetto al prossimo tutorial che sarà pure un altro bellissimo progetto natalizio, ma che meraviglia. Non ho niente da mettere sulla piena del mio cavalluccio. Qui ho messo l'orsetto, quindi potete anche realizzare un orsetto e metterlo sopra, oppure potete realizzare il Babbo Natale, di cui vi ho già fatto il tutorial. Questo diciamo che è un pochino grande per questo cavallino come dimensione, però se volete potete realizzarlo in percentuale, magari stampate il cartamodello in percentuale minore e potete realizzare anche il Babbo Natale messo sul cavallino. Detto questo, noi, io, Babbo Natale e i miei dolcissimi cavallini, vi salutiamo. Grazie per aver visto il video, ci vedremo al prossimo tutorial. Ciao a tutte!